Ciao Luca, Ciao benvenuto. ragazzi, Benvenuto. grazie. Oggi siamo qua insieme a Carla e Chris, che adesso pian piano ve li presenterò. Faremo un caso studio, un sopralluogo nel loro nuovo Airbnb che si trova a Bergamo. Cosa fate nella vita? Allora, io nella vita faccio l'educatrice all'asilo nido e intanto come secondo lavoro gestisco anche un Airbnb a Bergamo. Io invece mi occupo di logistica, lavoro per una grossa azienda e faccio l'autista nel tempo pieno e come seconda attività mi sono dedicato ad Airbnb e affitti brevi. E oggi andremo quindi a fare un house tour completo del loro nuovo appartamento che gestite da ormai Da gennaio. da gennaio, quindi da poco. da pochissimo. Calcolate che oggi siamo al 10 febbraio. 10 10 febbraio che febbraio, stiamo sì. registrando questo video, quindi relativamente poco. E ragazzi, vogliamo partire dall'ingresso, Sì. diciamo, della vostra casa? Allora, questo è il nostro ingresso. Come vedete qua... Io ho suonato bussando, però Esatto, ovviamente l'ospite però- non fa così. Esatto, l'ospite ha il citofono dottore e poi all'esterno abbiamo la cassetta di sicurezza con la chiave all'interno. Certo, quindi gli ospiti hanno diverse opzioni Esatto, per poter sì, entrare. sì, per poter entrare. Successivamente vuoi farci vedere qualcos'altro di... Poi- Vabbè, c'è poco qua da Vabbè, vedere perché... esatto, qua c'è poco, abbiamo tolto un po' di cose, c'erano parecchi quadri all'inizio, quindi abbiamo un po' fatto spazio, abbiamo lasciato questo quadro centrale che dà un po' più di luce e questi divanetti perché comunque agli ospiti fa piacere se hanno valigie o comunque borsoni, appoggiarli all'entrata. Poi stavo notando qua Sì. che avete un quadretto. Esatto, sì. Questo l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi e sono delle regole della casa, una serie di regole e Vuoi il condividerci? checkout. Per esempio una regola fondamentale è il rispetto delle ore di quiete, Perché ok? questo appartamento si trova all'interno di un condominio. Esatto, di un condominio, Quindi sì, giustamente ci quindi sono è regole. importante, sì. Ovviamente ci sono già le regole del condominio, però l'ospite esterno e che arriva magari dall'estero queste cose non le sa e noi abbiamo messo dalle 10 di sera fino alle 8 del mattino dove non devono far casino. E poi noi abbiamo detto che all'interno della casa non si fuma. C'è una sanzione per chi Esatto, sì, sì, abbiamo messo una sanzione di 200 euro. fuma? Ok. Questa l'abbiamo creata noi. Esatto, diciamo E, che è solo un po' per mettere un po' esatto, di terrorismo sì. psicologico, se Sì, si può sì, dire sì, così. esatto. Poi altre regole, per esempio gli animali, è consentito solo un animale domestico, gli eventi, i party sono proibiti per appunto, essendo in un condominio, non creare disagi e per quanto riguarda la pulizia, noi poi andremo a vedere sul terrazzo, abbiamo messo la raccolta indifferenziata e quindi ci sono i 3 bidoni e dovrebbero rispettare la raccolta differenziata, sì. Esatto, poi abbiamo messo il checkout che è entro le 10 e prima di lasciare la casa devono spegnere tutte le luci, chiudere le finestre e soprattutto i caloriferi. Come vedete il riscontro? C'è gente che rispetta, alcuni no. Sì, allora Per ora sì, a parte un ospite che ha lasciato 2 caloriferi accesi, però poi la nostra ragazza delle pulizie le abbiamo detto di controllare alla fine delle pulizie o anche all'inizio che i caloriferi siano spenti, ecco. Esatto. Poi finendo abbiamo anche messo il wifi, Mhm. il nome e la password e anche il QR code per chi volesse una cosa un po' più semplice. Il QR code per il wifi. Sì, esatto, Quello sì, per il wifi. E poi anche il nostro numero di entrambi e la nostra email di riferimento. Io direi di procedere quindi con... Sì. Perché è abbastanza grande il vostro appartamento. È un quindi trilocale, sì. ha è un diverse trilocale. stanze, direi di vederle una per una. Partiamo da Esatto. quella che abbiamo qua. Quindi aprendo questa porta ci troviamo in un corridoio che Sì. collega. Le 2 stanze, le 2 camere da letto matrimoniali e il bagno Ok. che andremo a vedere dopo. Ecco Partiamo qua. da questa? Esatto, sì.
lavori, robe che avete fatto in particolare, avete già Ok. trovata così? Allora, la stanza era già così. Non abbiamo specificato, questo appartamento lo avete preso in sublocazione. Esatto, in Quindi sublocazione, sì. giustamente l'avete trovato in un un determinato modo. Esatto, sì, sì. Ma l'appartamento in verità andava già bene, solo che noi abbiamo voluto un Esatto. po' metterci qualcosa Il vostro anche di tocco. nostro, ecco, Diciamo, sì. sì, di base c'era già un appartamento che era comunque abbastanza bello, abbastanza pulito per effettuare questa attività, quindi noi quello che abbiamo fatto, siamo andati a rinfrescare un po' l'appartamento. Diversi dettagli minimi, per esempio il copriletto, Mhm. che è un copriletto che è riversibile. E abbiamo preso tutti i colori neutri perché non vogliamo, già i muri sono Scuri. troppo, sì, troppo scuri, quindi quei colori un po' più chiari e neutri ci dà un senso più di pulito. Anche le Anche di lenzuola, luminosità, se devo dire. esatto, luminosità, sì, anche le lenzuola tutte bianche, anche le Il salviette. In questa stanza è presente anche l'armadio della donna delle pulizie. Abbiamo inserito questo lucchetto, qua è già stato provato più volte a inserire un altro lucchetto, ma non andava bene quello precedente e quindi l'abbiamo cambiato, abbiamo preso questo su Amazon. Cosa date a disposizione dentro questo, se si può? Allora, sì, qua devo fare il codice. Lasciamole mettere il codice. Ecco qua. Questo Ok. è l'armadio della donna delle pulizie. Praticamente lasciate un Adesso po' c'è di... poca roba perché lei si occupa anche del lavaggio, della stiratura, della Pulizia a casa, biancheria. quindi pulizia della biancheria, Esatto, che è sì. importante Sì, perché sì, sì. non tutti, diciamo... Perché avevamo valutato in una lavanderia, ma il costo era troppo elevato e quindi abbiamo chiesto questo favore in più alla donna delle pulizie, ovviamente pagandola in più. Giustamente. E lei ha accettato questa cosa, quindi lo fa lei e per noi è anche molto più comodo, perché Certo. comunque la lavanderia era un po' più scomoda come cosa. Sì. Tra l'altro, essendo comunque partiti da poco, ok, abbiamo già avuto anche i primi problemi con questa casa. Ad Bello, ci esempio, piacciono i problemi. a noi. esatto, perché Ehi, ti interrompo un attimo per dirti che se guardi nella descrizione di questo video troverai un ebook. Grazie a questo ebook sono sicuro che se non hai mai fatto l'attività di affitti brevi scoprirai come farla a livello professionale e se invece già fai l'attività di affitti brevi sono sicuro che grazie a questo ebook sarai in grado di migliorare le tue skill e le competenze in questo settore per far performare il tuo annuncio. Detto questo, continuiamo con il video. non è tutto rose e fiori, quindi ci sono anche tantissime altre cose che diciamo ci sono dentro. Praticamente ci siamo accorti o non ci siamo accorti, la donna delle pulizie Sì. ci ha riferito che c'è, diciamo, tra un check-out e un check-in abbiamo avuto una perdita di questo calorifero che adesso Ecco. praticamente, sì, ecco, non so, abbiamo avuto una perdita che non siamo ancora riusciti a capire da dove è venuta, però pensiamo, Questi aloni esatto, qua. Sì. tutti questi aloni qua e anche qua sul pavimento ci ha fatto una bella chiazza, che tra l'altro abbiamo avuto una lamentela del vicino sotto che dice che vede questa macchia anche sul muro nella parte giù da basso. Da sotto da lui. Quindi, tra l'altro, adesso stiamo cercando di capire con l'idraulico e la referenza che abbiamo qua per il condominio come fare, perché non siamo ancora riusciti a capire da dove è venuta questa perdita. Pensiamo che sia comunque una perdita che è all'interno del muro, però è una cosa che adesso stiamo aspettando. Sicuramente bagno. Alla parte del bagno, che è anche il bagno, come dicevamo prima per l'altra stanza, c'era una bella base comunque, quindi noi siamo andati a aggiungere alcuni dettagli per abbellire un po' l'appartamento. Cosa mettete a disposizione? Saponi? Allora, sì, noi forniamo comunque un kit base che è comunque saponi per le mani, poi abbiamo lo shampoo e il body wash anche. In generale, cioè molto semplice, però abbiamo comunque tutto quello che serve agli ospiti. Certo, vedo anche avete il phon là appeso. Esatto, abbiamo qua il phon, Date i prodotti per la prodotti lavatrice. di lavatrice, insomma in generale tutto quello che può servire in una casa.
Ottimo. Questa è la faccetta di garanzia che dicevamo prima, che Diceva Carla. sì, autentifica che c'è stata una pulizia adeguata del bagno. Da questa parte abbiamo la seconda camera, che è sempre una camera matrimoniale, e come per la prima abbiamo qua un letto matrimoniale. Qua calorifero, niente perdite. No. Meno male, per adesso tutto ok, il calorifero qua da questa parte è ok, almeno non vediamo nessuna perdita, però non credo che sia una cosa collegata. Ottimo. Ecco, il bello Qua di c'è questa Vai, stanza, scusami. tra l'altro, è che spostando le tende accediamo a questo barconcino, un bel terrazzo che è Un bel proprio balcone. grande, Balcone. con la vista, diciamo, della città. Tra l'altro abbiamo anche qui l'area fumatore, si collega dall'altra parte anche alla parte della cucina che vedremo più avanti. Questo è un armadio che abbiamo riservato agli ospiti. Abbiamo, diciamo, qua un copriletto in più. Qui abbiamo altre cose, abbiamo anche Ventilatori. i ventilatori per l'estate, che comunque fa bello Coperta caldo. extra. Siamo comunque in centro Bergamo e quindi d'estate fa veramente caldo qua. Da poco è stato fatto l'impianto di aria condizionata, che ci serve anche per la calefazione, sia in questa stanza che nella prima stanza, e quindi i ventilatori li sposteremo perché praticamente non servono più. E qua abbiamo il salotto. Ok. Anche qua, come per il resto della stanza, c'è già una bella base, quindi abbiamo veramente aggiunti pochissimi dettagli, ed è molto bello, così ci piace. Questo è un divano letto, giusto? Sì, questo è un divano letto che tra l'altro era già qua, e quindi questo divano letto ci offre 2 posti in più, ci dà la possibilità di andare a guadagnare un po' di più, ok? Certo, Potendo perché comunque chiedere una cifra più alta per su ogni Airbnb. ospite aggiuntivo. Per 2 ospiti aggiuntivi, perché questo qua è un divano letto che può ospitare fino a altri 2 posti letto. Certo. Solitamente. Domanda, la casa la mettete a disposizione per 4, giusto? Di base? Sì, E ovviamente chi soggiorna qua avete ricavato, diciamo, grazie a questo divano letto, 2 postazioni in più che vi permettono quindi di esatto. chiedere un esatto. prezzo maggiore in base agli ospiti che soggiornano. Esatto, di base la casa può ospitare fino a 4 ospiti, cioè in teoria dovrebbe essere così, però ricavando altri 2 posti con questo divano, siamo arrivati, diciamo, a 6 ospiti. Qua sotto troviamo tutta la parte delle lenzuole Coperta, biancheria. coperte, che riguarda tutta la sistemazione, diciamo, del letto, del divano letto. E da questa parte abbiamo un tavolo che adesso è per 4, però è estendibile fino a 6 perché si può aprire. La zona, come vedi, è molto semplice, era già di base arredata molto bene. Noi, diciamo, siamo andati a togliere un po' di cose che c'erano in più, che non ci piacevano, e abbiamo aggiunti dei piccoli dettagli, secondo noi, per abbellire un po' di più. Poi qua vedo che avete un altro Esatto, balcone sì, che sì, qua il secondo terrazzo, che è un po' più piccolo rispetto all'altro, che dà sulla strada principale. Anche qua con sedie e tavolino e la vista su Bergamo. cucina Questa separata, è che è la ottimo. cucina separata, sì, ha tutto la cucina, ha il piano pentole, cottura, anche sì, posate, piano cottura, piatti. tutto, ha tutto. Se noi apriamo i Cassetti. cassetti, ha tutto, posate, utensili da cucina, poi qua tovagliette varie, anche qua le pentole, qua c'è la lavastoviglie e qua alcuni detersivi, perché comunque Che date a disposizione. sì, ci è capitato una prenotazione da 21 notti Ed eravate in molto 21 tristi giorni. quando è arrivata. Esatto, 2050 di prenotazione. Oh, dopo E vedremo qualcosa. diciamo che gli ospiti hanno usufruito della cucina, perché comunque 21 notti sono tanti. Sì. E diamo a disposizione anche Anche dei qua detersivi. vedo, li avete presi Sì. voi o sono avanzi Allora, degli questi ospiti? sono avanzi degli ospiti. Abbiamo trovato anche nel frigorifero molti avanzi, diciamo che cose
A lunga che a lunga conservazione. conservazione, sì, le lasciamo a disposizione anche per altri ospiti. Qua abbiamo anche la macchinetta del caffè, questa l'abbiamo portata noi, offriamo anche il caffè, fa anche il cappuccio. Poi qua abbiamo il microonde, Bollitore. il bollitore e il tostapane. Ottimo. Esatto, qua i bicchieri, qua i piatti e altre tazze, tazzine anche di qua. E qua c'è E qua l'accesso. c'è l'accesso al primo terrazzo. Qua. Esatto. Ah, qua fate Sì, raccolta qua è la differenziata. raccolta differenziata che dicevo prima. Abbiamo messo questi 3 bidoncini piccoli con carta, vetro e plastica. Adesso prendiamo l'iPad e andiamo magari ad analizzare assieme l'annuncio, magari le prenotazioni che ci sono state, vi farò qualche domanda, ci state? Sì, perfetto. assolutamente. Io direi di partire sicuramente dall'annuncio che Dall'annuncio, gli ospiti troveranno su Airbnb. esatto. Quindi andiamo a vedere mostra, considerate che è relativamente nuovo, quindi è proprio caricato, quant'è che ti dice? Un mese fa, Sì, hai 2 recensioni, esatto. però ottimo perché prova a cliccare su 2 recensioni, sono 2 recensioni 5 stelle, grandissimi, vuol dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Vogliamo far vedere qualche foto? Sì, Del- assolutamente. Anche a livello strategico vedo qua che avete scritto nel Sì. primo... Allora, qua nella prima foto come copertina abbiamo messo wifi, free parking e 7 minuti dall'aeroporto, perché comunque sono 3 cose che colpiscono l'ospite che va a prenotare su Airbnb e va a Certo. cercare l'annuncio su Bergamo, ecco. Parcheggio gratuito a Bergamo è un po'... È un plus. Esatto, Certo. quindi non ce l'ha chiunque e sono cose fondamentali, ecco. Vogliamo vedere anche le altre foto? Sì, questa Ok. è la camera, bagno. Come prime foto abbiamo messo quelle principali di tutte le stanze. E Ah, lì poi anche con il divano continuiamo. letto aperto. qui. Esatto, così fa vedere che ci possono stare ancora 2 persone, la cucina, il terrazzo e queste poi sono foto. Poi Certo. abbiamo fatto un po' di foto anche a dettaglio. Di home staging. Esatto. Avete Sì, ingaggiato un fotografo, immagino. sì, sì, sì. Vogliamo vedere altre caratteristiche dell'annuncio che Allora, avete sì. creato? Qua il self check-in che dicevamo prima con la cassetta di sicurezza, Ok. che questo è molto comodo perché ci è capitato di un ospite che ci ha chiesto se poteva entrare nell'appartamento a luna di notte Mm. e per noi a luna di notte diciamo che era un po'... Sì, ognuno ha la propria vita, quindi Esatto. era un po' difficile. Quindi ci è venuto comodo comunque con il self check-in e infatti l'ha anche scritto nella recensione. Sì. Poi vedo anche che date a disposizione gli animali domestici che possono Esatto, solo entrare. uno, come Ok, abbiamo solo. scritto nelle regole, sì. E poi avete E fatto qua una c'è la descrizione. descrizione, sì. Ok, avete usato la vostra immaginazione, avete Allora, ci siamo fatti aiutare da ChatGPT su suggerimento di Luca. Ah, ok. Sì, diciamo che ChatGPT ci ha dato veramente una grossa Una mano grossa mano. e sì. Sì, per quanto riguarda la descrizione fatta in un certo modo, perché comunque Esatto. Fa tanto. Esatto, anche perché comunque è un appartamento molto grande dove ci sono molti ambienti e quindi volevamo fare una cosa fatta proprio bene bene. Esatto. E infatti la descrizione, come si può vedere, è bella lunga. Abbiamo anche, diciamo, spiegato le misure, ad esempio, dei letti, che comunque abbiamo visto che i clienti certe Guardano. volte vanno anche a guardare, I diciamo, dettagli. questi dettagli. Sì. Sotto E qua un riassunto. tutti i servizi che ci sono all'interno della casa, 51 servizi. Vogliamo aprirli per Sì. vedere magari qualcosa che avevi tralasciato prima? Sì, vabbè, asciugacapelli, prodotti per la pulizia, shampoo, balsamo, bidet, acqua calda, lavatrice che forse non l'abbiamo l'avevamo vista. L'abbiamo vista, ok. Lavatrice, Ovviamente poi... più dettagli Sì. si mettono qua e più il e portale più- ti premia sicuramente. Esatto, sì, sì, sì. Perché offri... Connessione ad internet, che quella è molto importante. Aria condizionata, ventilatori, kit di pronto soccorso, bollitore, macchina del caffè, calici da vino che dicevo, tostapane, tavolo da pranzo. Poi c'è la lavanderia a gettoni nelle vicinanze, proprio qua a 2 minuti. Il terrazzo, gli arredi da esterno.
il parcheggio gratuito e abbiamo anche un garage con un posto. So che mi dicevate qualcosa su come gestite il box, no? Cioè Sì. lo davate a disposizione a chiunque? Cioè com'è che lo gestite? Allora, lo diamo a disposizione al cliente che magari lo richiede ad un prezzo a notte. Esatto. Poi qua avete visto che ci sono stato anch'io perché le sto Sì. dando una mano con la gestione, visto Esatto. che Esatto. sono Sì. amici e anche collaboratori. Sì, Luca diciamo che ci ha dato veramente una grossa mano, soprattutto nella parte burocratica, che è stata molto impegnativa. Infatti l'appartamento l'abbiamo preso a gennaio, A gennaio. ma abbiamo iniziato a dicembre con la Esatto. parte burocratica ed è la cosa più impegnativa. Esatto. Perché poi una Impegnativo. volta che parte... Ma per le tempistiche o Per le anche... tempistiche sì, perché sono molto lenti, ecco, soprattutto qua in Italia e qua in Lombardia nello Tra specifico. l'altro. Ok. Vogliamo far vedere com'è andato il mese di gennaio? Sì? Anzi, magari prima vi chiederei, prima di far vedere quanto avete guadagnato, quanto vi è costato avviare questo appartamento. Quindi so che in un sublocazione bisogna versare una caparra. Esatto, sì. Esatto. Vi va di dire quanto pagate di affitto? Allora, noi questo appartamento ci costa 900 euro al mese di affitto. Che comunque per la zona in cui è un trilocale che avete visto, Esatto. sono Comunque nella norma. di questa grandezza, poi tra l'altro è anche molto conveniente, ok? Perché abbiamo visto nella zona appartamenti molto più piccoli che costano addirittura di più. E comunque sì, abbiamo fatto un contratto normale d'affitto che ci costa un 900 euro al mese e niente. Più che i 3 mesi di più i cauzione. 3 mesi di cauzione che andavamo a 2.700 euro di cauzione. Che quelli più- vabbè, sono temporaneamente congelati, però alla Congelato, fine sì. del contratto. Diciamo è una cosa che serve come garanzia alla proprietaria dell'appartamento, quindi sono soldi che sono lì fermi. Certo. Quindi una volta magari cessato il contratto, sono soldi che comunque ci ritornano indietro. E quindi tornando a noi, gennaio com'è stato, Carla? Ti va di far Direi vedere molto il bene calendario? perché comunque gennaio e febbraio sono dei mesi un po' Qua a Bergamo morti. sì. Devo entrare un attimo. Ok. Gennaio e febbraio qua sono a Bergamo, sono sicuramente mesi un po' Sì. di bassa stagione. Assolutamente. Diciamo che il periodo in cui avete iniziato è stato proprio gennaio, che magari non era al massimo, Sì. però nonostante ciò direi andata. che la gestione che avete fatto di questo appartamento, dai prezzi alla burocrazia, a sbrigare le cose in modo tale di aprirlo il prima possibile, vi ha permesso dall'1 di gennaio di renderlo disponibile per Esatto. tutto il mese e ricevere anche poche prenotazioni ma Ma Lunghe. sostanziose. lunghe, Guarda. esatto. Abbiamo messo in atto delle strategie per le quali ci sono arrivate delle belle prenotazioni. Che è anche meglio poche prenotazioni lunghe perché Ma c'è meno lunghe. gestione, Esatto. avete anche Esatto. meno costi, non Sì. dovete pagare spese in più per le pulizie, per la biancheria, Esatto. né nulla. Hai fatto lì? Esatto. Allora sì, qua, Ok. questo è il mese di gennaio, Aspetta che chiudo. qua c'è il guadagno, Ok. 557,40. Quindi siete andati un bel po' più sopra rispetto Sì, al direi canone di sì. d'affitto. Diciamo che il guadagno lordo sarebbe 2052, ma poi c'è La cedolare secca esatto, che pagate, le esatto, il tassazioni italiane. 21% e i costi di Airbnb. Sì. E considerate che, vabbè, questo prezzo per essere un annuncio nuovo era sicuramente più basso rispetto alla concorrenza perché Esatto. è un annuncio nuovo. Esatto, Nonostante sì. ciò però sono stati riempiti 25 notti, vedevo qua. 25 notti, sì. Praticamente Sì, quasi sì. tutto il mese di Esatto, gennaio. Su 31, sì, 25 notti, quindi direi che è E un buon nonostante numero. siete partiti un mese fa con un annuncio che ovviamente, essendo nuovo, non potevate chiedere lo stesso prezzo, non Esatto. solo avete coperto i costi di gennaio, ma addirittura ci siete andati Siamo sopra. Oltre, sì. siamo andati in profitto rispetto alle spese che abbiamo avuto per questo appartamento. Esatto, che Esatto. tra l'altro sbaglio o voi mi dicevate che pagate l'affitto il 15? Il 15 e eravamo partiti dal 1 gennaio. Quindi Esatto, abbiamo spieghiamo avuto- bene sta cosa qua, secondo me è importante a livello di gestione perché il primo affitto neanche l'avete
neanche avete dovuto tirar fuori i soldi. Esatto. Esatto, sì. Abbiamo il canone da pagare al 15 di ogni mese, quindi noi siamo entrati dal primo con il canone al 15, quindi praticamente è come se abbiamo guadagnato 15 giorni, ok? E praticamente siamo andati a coprire tutte le spese e è andato anche in profitto. Perché in quei 15 giorni è arrivata una prenotazione. Una prenotazione da 21 giorni, Esatto. quindi noi, cioè prima che arrivasse il 15 di gennaio, eravamo già in profitto praticamente Certo. con tutte le spese dell'appartamento. Quindi, Perché poi Airbnb paga il giorno dopo del check-in dell'ospite. esatto, ad esempio Airbnb, se il cliente ha un check-in oggi alle 15 del pomeriggio, il giorno dopo 24 ore ci faccia Ci arriva la notifica ci del fa già la pagamento. notifica del Noi pagamento siamo che tutti contenti. che arriverà praticamente da lì a pochi giorni, insomma. Sì, esatto, sì, il tempo appunto di passare da Airbnb alla banca. Esatto. Mentre Questo qua è il siamo a mese di febbraio. che siamo al 10 di È appena febbraio, iniziato. esatto, quindi abbiamo guadagnato già 576,50. Poi so che mi dicevi prima c'è una prenotazione anche fuori Airbnb. Esatto, sì, abbiamo voluto mettere l'annuncio anche su Booking, anche se diciamo che è molto più scomodo rispetto che Airbnb. Airbnb abbiamo detto prima che il pagamento, per esempio, arriva un giorno dopo il check-in, mentre su Booking 15 giorni dopo il checkout. checkout. Quindi diciamo che le Già. tempistiche sono molto più lunghe. Va di condividere anche la prenotazione che vi è arrivata da Booking. Sì. Ok, è arrivata. Abbiamo- Ah, ne sono arrivate diverse. 3, sì, 12 marzo, 14 marzo, 15 febbraio, 22 febbraio e 25 aprile, 28 aprile. Ottimo, vediamo ancora Sì. di febbraio quanto ammonta, che facciamo un conto per a quanto siete arrivati a febbraio. Allora, nonostante- loro sono 3 adulti e un bambino, Ok, hanno fatto 7 notti e questo è il prezzo totale. 692 euro sommando Esatto. a quei 5,70. Sì. Interessante. Detto questo, direi che questa testimonianza penso che sia qualcosa che possa ispirare anche le persone che stanno vedendo in questo momento il video. E che dire, avete capito che questa attività la si può fare anche nel mentre che si svolge un altro lavoro, perché come abbiamo spiegato all'inizio del video, sia Carla che Chris si occupano anche di altro nella vita di tutti i giorni, ma nonostante ciò ci si può creare un'entrata extra dall'attività degli affitti brevi, con costi anche relativamente ridotti, perché ad oggi loro si trovano una casa che gestiranno per i prossimi anni. Quanto dura il vostro Un contratto? 2+2 abbiamo fatto. Un 2 anni più 2, quindi un totale di 4 anni. E questa casa gli è costata la caparra più sì, il costo mensile, ma Esatto. avranno un'attività che gestiranno per i prossimi 4 anni con costi veramente ridicoli, perché se andiamo a parlare a un imprenditore che ha un'azienda, dipendenti, è completamente diverso, gioca un altro gioco con costi completamente diversi. Quindi è stato un piacere per me, ragazzi, fare questa testimonianza. Sono contentissimo Luca. dei risultati che avete ottenuto il primo mese di gennaio, veramente atomici. Merito del tuo percorso. Grazie, grazie del merito. E noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao.